Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché abbiamo intenzione di ripristinare il nostro 18 litri in cui ospitava il nostro caro vecchio Alexander, che ormai non c'è più. Quindi abbiamo deciso di fare un nuovo progetto con una specie, non si sa ancora, dobbiamo ancora decidere. Quindi un acquarium a tema naturale, come il suo solito. Quindi come avete visto, abbiamo già messo la sabbia. Adesso mettiamo l'acqua per viverla la sabbia, perché altrimenti quando metteremo i sassi, auguri. Quindi ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Però abbiamo messo questa lucina qua, giusto per aiutarci anche nel video, per come stilemo il tutto, perché la luce sua reale è qua, è qualcosa di piccolo, in modo tale da creare un ambiente leggermente soffuso. Ci sono le piante anche adatte a questo scopo. Facciamo vedere come dovrebbe risultare il tutto. Aspettate, ok, il risultato dovrebbe essere questo. Naturalmente ci saranno delle piante emerse sia da questa parte che anche da qua, perché qui verrà un altro progetto. Queste sono le cose che noi proveremo a utilizzare oggi. Naturalmente utilizzeremo anche botaniche. Quindi ragazzi, adesso creeremo una struttura concava, in questa maniera qua, così possiamo mettere questi sassoni e che vada naturalmente, come potete vedere, a crescere. Adesso man mano la sistemeremo. Questa operazione serve per poter eliminare tutte le bolle d'aria che ci sono all'interno, perché una volta che noi metteremo i sassi è facile che poi quando versiamo l'acqua tutto questo si sposti e ci rischi con i sassi di creare un bel danno. Quindi adesso eliminiamo le bolle d'aria per corso di tutto l'acqua e dovremmo essere a posto. Adesso cercheremo di spostare il tutto verso l'alto. Adesso cerchiamo di creare qualcosa che possa essere il più naturale possibile. Vediamo di giocare un po' con quello che abbiamo. Ok, direi che qua il sassone ci può stare alla grande, lo interiamo un po' così. Cerchiamo di far girare la sabbia da questa parte, ma non sarà semplice. Questa qua è un po' tanta, però fa niente, ma se metteremo delle piccole piante. Ma qua, bene o male, ci siamo. Abbiamo anche un bello strato per poter piantumare qualcosa. Inizialmente volevamo fare uno scape senza nulla, ma poi secondo noi non risultava per come è il nostro standard delle cose. Adesso dobbiamo cercare di mettere un dettaglio in più, vediamo se riusciamo. Ok, non voglio che sbarattini contro il vetro, però così mi piace. Qua non si vede tanto perché c'è un po' di sporco, nonostante abbia sciacquato il tutto, non è stupendo. Aggiungiamo anche qua qualche sasso. Naturalmente stiamo già facendo maturare il filtro. Utilizzeremo un filtro a spugna che andrà da questa parte, tanto sarà nascosta dalle piante, così almeno ci sarà un minimo di filtrazione. Qua abbiamo deciso di mettere magari la Sagittaria, svariate Cryptocorin. Adesso vediamo se mettiamo qualcosa a crescita rapida per poterci aiutare con l'ossigenazione. Adesso valuteremo il tutto, continuiamo magari col nostro scape. Ok, oddio, non mi dispiace, devo essere sincero, nulla è stato studiato, stiamo inventando tutto al momento. No, questo non c'entra nulla. Vediamo se questo può starci in qualche maniera. No, secondo me no, non c'entra nulla. Io direi Cryptocorin a chiodo,
Vediamo un po' se riusciamo. Ok, no, il punto c'è. Per qualche qua potremmo metterne un po'. Idem qua dietro, anche se qua io opterei per qualche pianta cresci epifita, però non mi dispiace come cosa oggettivamente. Per essere sincero, non mi dispiace affatto. Adesso voglio vedere magari di poter schiacciare un po' questo sassone qua, perché come potete vedere è un po' è appoggiato sulla sabbia, ma in realtà non si dovrebbe spostare. Quello che mi preoccupa è qua, perché c'è un po' di spazio e non vorrei che qualche animale potrebbe incastrarsi. Quindi adesso sto pensando il da farsi, anche se oggettivamente male non è. Magari adesso provo a modificare un attimino. Ok, sono passati diversi minuti. Alla fine è uscito questo. Abbiamo già posizionato più o meno dove dovrebbe andare il filtro d'aria, così almeno anche per quello siamo a posto. Il tutto nascosto da questo bel sassone, tutto molto fermo, bloccato. Assomiglia più un ambiente pseudomarino. Adesso qua abbiamo lasciato un'eventuale pseudogrotta per far sì che gli animali possano avere un rifugio. Adesso qua mettiamo qualche sasso giusto per, e vediamo che cosa mettere come piante, perché sì, qua della cripto potrebbe anche starci, ma secondo me in un acquario del genere Vallisneria nana e potrebbe essere il suo stile ambiente marino. Metteremo dei piccolissimi pesci, adesso vediamo quali. E ragazzi, onestamente a me non dispiace, devo essere sincero, molto semplice, molto molto easy, naturale. Immaginate dietro un muro di Vallisneria nana bellissima che con le foglie vanno da questa parte, idem anche qua, magari qualche piccola pianta, magari anche da sagittale. Adesso vediamo cosa mette dentro, da creare un po' di verde, e non mi dispiace. Allora, in teoria da qua non dovrebbe sprofondare nulla, perché sto sasso praticamente tocca quasi il fondo, quindi il tutto è incastrato. Anche questo sasso qua è praticamente quasi al livello minimo, quindi anche se pesci, se mettiamo qualcuno che scava, non dovrebbe esserci nulla. E questo qua è appoggiato di peso sia a questo sasso che a questo, quindi abbastanza, non abbastanza al cavolo, soddisfatti del risultato. Non vi abbiamo fatto vedere quando cambiavamo le cose, perché sennò veramente sarebbe lunghissimo. Potevamo fare un time lapse, ma siccome la posizione è un po' scomoda, abbiamo deciso di aspettare un attimino. Poi quando mi ci metto a fare mi parte la scimmia, mi perdo via e mi sono dimenticato di registrare. Ok, adesso aggiungiamo qualche piccolo dettaglio, che sono solo sti sassi, e direi che ci siamo praticamente. Mancherebbero solo le piante e via. Vediamo poi che tipologia di pianta mettere. Boom, sbatto in porta e niente, quindi bello, mi piace. Spugna messa. Adesso provvederemo a mettere il filtro d'aria, la pompa, l'aeratore, quindi ragazzi, ci siamo quasi. Mancherebbero solo le piante, che mi sa però che vado giù domani a prenderle. Semplice ma spettacolare. Allora, il filtro a spugna è già maturo, che abbiamo messo da qualche giorno in una vasca dentro un filtro. Adesso recuperiamo l'acqua di questo acquario, così acqua già matura, non dobbiamo neanche diventare matti. Il fondo abbiamo delle pastiglie per poter velocizzare il tutto, e poi ci saranno le piante, ma possiamo anche mettere delle galleggianti che già abbiamo, così sono già belle attive, quindi i tempi di maturazione si accorciano. Mettiamo anche un boost per
per poter velocizzare il tutto. Quindi acqua già matura, filtro maturo, il procedimento si accelera molto più velocemente. Allora, acqua riempita, areatore messo e adesso avviamo il tutto. Mazza quante prese abbiamo. Ah già. Ok. Filtro partito. Così almeno via. Vediamo un po'. Ok, sta su. Bene. Diciamo che sta andando, quindi possiamo mettere qualsiasi pesce che non abbia bisogno di forti correnti. Adesso vediamo con questo oppure mettiamo giù un filtro a cascata. Vediamo un attimo cosa ci sembra più consono, ecco, anche in base all'animale che andiamo a mettere, perché eventualmente se andiamo a mettere un filtro d'aria, questo spazio possiamo riempire con le piante. Adesso valutiamo un attimo. Cosa importante, ragazzi, andiamo a mettere degli attivatori batterici, questo in colonna e questo andiamo a mettere per il fondo. L'odore di questo è parecchio nauseabondo. Adesso andiamo a mettere su tutto l'acquario. Bene, siamo a posto. Adesso ci prendiamo di pinzetta e andiamo a mettere queste che sono delle pastiglie. Ok, prima pastiglia presa. Adesso andiamo a piazzare qua in fondo, ma sotto. Voilà, così siamo a posto. Andiamo anche con la seconda, che a sto giro la piazziamo qua, anche questa. Andiamo sotto. Ok. Ne prendiamo una terza che ne andremo a mettere qua. Almeno siamo a posto. E niente, direi operazione conclusa. Luce spenta. Siamo riusciti a recuperare gli angolari del coperchio, che è di questo acquario. Così almeno non dobbiamo mettere né pellicola né niente. Uno qua. Uno qua. Il coperchio qua. Ok. Bene. E adesso vediamo domani com'è la situazione. Vediamo un po' la luce accesa com'è. Molto bene. Vabbè, c'è un po' di pulviscolo, si deve ancora depositare, ci vorrà qualche oretta e via. Bene ragazzi, adesso dobbiamo solo che aspettare che il pulviscolo, come abbiamo già detto prima, si depositi e via. Valutiamo in serata se lasciare il filtro d'aria oppure mettere un filtro a cascata. Tutto andrà in base agli ospiti che ci metteremo dentro. Quindi ragazzi, a domani. Ok, giorno seguente. Oddio la gola. Adesso andiamo a vedere se si è pulito bene il nostro acquario. Accendiamo la luce. Adesso andiamo. Ed eccolo qua. Tutto il suo splendore, bello pulito, molto bello. Il filtro ha fatto il suo lavoro, sta andando giù a tuono, quindi molto bello, come potete vedere, piccoli dettagli. E ora andremo a prendere qualche pianta e poi ci facciamo suggerire qualche piccolo ospite da mettere dentro. Vediamo un po' cosa salta fuori. Naturalmente ci facciamo consigliare. Attenzione, potrebbe sempre cambiare il filtro.
magari c'è qualche animale che ha bisogno di corrente forte. Abbiamo dei filtri a zainetti che viaggiano anche forte, attenzione, quindi adesso vediamo cosa salta fuori. Naturalmente ragazzi, il tutto lo vedremo in un secondo video, perché non vogliamo creare video iper lunghi, perché abbiamo già superato i 20 minuti. Quindi ragazzi, mi raccomando, non perdetevi il secondo episodio di questo nano acquario. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, condividete, seguiteci. Anche se a voi non costa nulla, ma a noi ci aiuta tantissimo a crescere come pagina. Ragazzi, al prossimo video. Ciao! Ah, mi raccomando, se raggiungiamo un tot di mi piace, mettiamo magari 50, rifaremo il 180 litri dove c'erano i nostri Crosomus.